Arrivati alla presentazione del prodotto o servizio, siamo nel cuore di questo percorso che stiamo facendo insieme. E adesso capiamo perché abbiamo investito tanto tempo per capire i bisogni dei nostri clienti. I bisogni sono quello a cui ci agganciamo per presentare le nostre soluzioni. E se è così, perché la vendita è puramente questo, la domanda che ci dobbiamo porre è: ma perché perdiamo tanto tempo a spiegare le caratteristiche dei nostri prodotti e servizi? Risponderanno i più, perché ce lo chiede l'azienda, ed è giusto, perché se lo chiede l'azienda è sempre giusto. Però la riflessione che vi faccio è: spiegare le caratteristiche del prodotto o servizio che vendiamo sarà utile prima o dopo venderlo? Cioè, prima lo dovremo vendere. Dopodiché, quando il cliente lo ha comprato, a quel punto spiegheremo come funziona il nostro prodotto o servizio e sarà anche nostro compito spiegarlo poi a chi lo venderà al consumatore, visto che stiamo parlando di vendita business to business. Ok? Dunque, il concetto è: spesso le caratteristiche del nostro prodotto o servizio non interessano il cliente, soprattutto nei primissimi momenti della presentazione del prodotto o servizio, perché le caratteristiche sono un qualche cosa che è lontano dai bisogni del cliente, o meglio, il cliente da solo non riesce a collegare i suoi bisogni con le caratteristiche del nostro prodotto o servizio. Di conseguenza, il nostro compito come venditori è creare quel collegamento tra bisogno e caratteristica del prodotto. Ma per fare questo non dobbiamo parlare in fase di presentazione iniziale di caratteristiche del prodotto, ma dobbiamo parlare di vantaggi, no? E per vantaggi cosa intendiamo? Due cose. La prima, i vantaggi nei confronti dei nostri competitor. Avremo dei prodotti e servizi analoghi al nostro, no? In qualsiasi categoria merceologica è così. Bene, il nostro prodotto o servizio in che cosa è diverso e più utile rispetto al nostro competitor? Questo è un vantaggio. Secondo, vantaggi per il consumatore finale, cioè non per il nostro cliente che compra il prodotto, no? Ma per il suo cliente, cioè chi lo compra per consumarlo, per utilizzarlo. Ok? Quando noi spieghiamo al nostro cliente i vantaggi rispetto alla concorrenza e i vantaggi per il consumatore finale, stiamo parlando di benefici per il cliente. E questo è il modellino: caratteristiche, vantaggi, benefici. Il cliente non è in grado, spesso perlomeno, di fare il collegamento tra questi tre punti, e se noi partiamo presentando le caratteristiche del prodotto rischiamo di annoiarlo. Dobbiamo riuscire invece a presentare le caratteristiche del nostro prodotto o servizio come vantaggi, e a quel punto trasferiremo anche in maniera più o meno collegata, più o meno spinta, a seconda di quanto è smart il nostro cliente, anche i benefici che per lui quel prodotto o servizio comporta. Uh, Sembra facile o difficile, non lo so, però questo è la vendita. E quando noi abbiamo capito quali sono i bisogni del nostro cliente, e lo abbiamo detto, abbiamo sprecato vari minuti per ribadire il concetto, ogni cliente ha bisogni diversi. Quando siamo con ciascun cliente, una volta che abbiamo individuato i suoi bisogni, bene, partiamo dalle caratteristiche, o meglio dai vantaggi più giusti per quei bisogni, ok? E a quel punto andiamo mirati alle soluzioni, no? A quei bisogni, perché tracciato il collegamento tra caratteristiche, vantaggi e benefici, voi capite che a questo punto stiamo presentando un pacchetto totale al cliente che è la soluzione ai suoi bisogni. Capite che tutto il tempo investito per fare un po' di consulenza, le domande per capire quali sono i suoi bisogni, per capire i competitor o il mercato come sta evolvendo, no? Sono state un momento importantissimo per capire come il cliente si vede all'interno del suo mercato
quali sono i bisogni che percepisce e magari anche quelli latenti, quelli che lui non percepisce, e quando andiamo a presentare il nostro prodotto e servizio andiamo a vestirlo, no? A presentarlo con direttamente questi vantaggi rispetto alla concorrenza e rispetto per il cliente finale, presentando dei benefici e quindi le soluzioni specifiche ai bisogni che abbiamo indaginato in fase iniziale, no? All'inizio o prima, meglio ancora della vendita. Questo è il modello più utilizzato per presentare un prodotto o servizio che si chiama caratteristiche, vantaggi, benefici. Vedete il flusso che prosegue puntata dopo puntata. Io vi chiedo ancora una volta di iscrivervi al canale e cliccare anche sulla beata campanella. Questo mi aiuta a proseguire nella presentazione di questo percorso che ho poi chiamato Performance Empowerment, che riguarda la vendita B2B, la comunicazione con approfondimenti anche sul piano, vedremo tra breve, psicologico e di analisi del cliente un pochettino più approfondita a livello proprio psicologico, e delle modelle più tecniche, dalla segmentazione all'analisi dei bisogni, alla presentazione del prodotto, e vedremo le gestioni delle obiezioni e quant'altro. Grazie, ciao.